Sono arrivata a questo punto del calzino, quindi ho lavorato dalla fine del mio tallone fino alla lunghezza del gambaletto, ho lavorato per 9 centimetri. I miei 9 centimetri corrispondono a 30 giri, quindi per ogni marcapunto io ho 10 giri, 10, 20 e 30. A questo punto, come vi ho detto anche negli scorsi video, io mi sono resa conto che lavorare anche con il 3, perché io i calzini li ho lavorati con il 3, lavorare con il 3 anche la molla, temo che mi faccia rischiare che si allenti parecchio, perché nonostante il filato sia sufficientemente elastico, ecco, si vede quando io lo riporto e lo tiro in sopra, devo pensare che l'indosso del calzino porta a fare alla molla questo movimento, quindi ad allargarsi, anche perché arriva proprio al polpaccio, ma anche se fosse più lungo il discorso sarebbe lo stesso. Quindi io adesso che cosa farò? Questa parte elastica l'andrò a realizzare con dei ferri mezzo punto in meno rispetto a quelli con i quali ho lavorato tutto il calzino, per cui se voi lavorate il calzino con un 3,5, la molla l'andrete a fare con mezzo punto in meno. Ovviamente poi a seconda della vostra tensione voi sceglierete il vostro ferro. Io vi do le misure per il 39 in centimetri, quindi non è difficile sbagliare. La mia molla io la faccio abbastanza alta, solitamente si fa di 5 centimetri, io l'ho fatta di 1 centimetro in più, quindi sono 6 centimetri e mezzo quasi. Siccome sono quasi al termine del filato, eccolo qui, io ho cercato di non andare troppo oltre, quindi avrei potuto fare magari anche 4-5 giri in più di maglia rasata, ma ho sempre poi paura di dover disfare perché la molla non viene sufficientemente alta. Detto questo, una volta che voi avete calcolato le misure della punta di tutto il piede, del gambaletto che io vi ho detto di 9 cm, una volta che siete arrivati all'altezza dei 9 cm potete andare a realizzare la molla. I miei ferri di 2,5 in questo caso per realizzare la molla io purtroppo non li ho uguali a quelli che sto utilizzando come materiale e li ho più corti. Questo non presuppone che voi dobbiate cambiare ferro e necessariamente utilizzare lo stesso tipo di ferro, quindi lo stesso materiale, perché capisco che non tutti possono avere poi un set di ferri, come io non ho questi in alluminio di tutti i numeri, quindi per la molla diciamo che a noi va bene così. Quindi mi vedete adesso in questa ultima parte del calzino lavorare con questi ferri semplicemente perché io non li ho lunghi e della misura che mi occorre adesso. Un'accortezza, qualcosa che voglio suggerirvi, non è d'obbligo ma secondo me va fatto: quando andate a fare il cambio di ferro e il cambio di lavorazione iniziate a lavorare da questo punto, quindi da questa parte, per cui adesso lavoro il calzino sino ad arrivare a quest'ultimo punto, quindi lavoro la prima, la seconda e la terza parte. Arrivata a questo punto faccio il cambio di lavorazione e di ferro. Sono arrivata nella parte retro, quindi in direzione del tallone. Adesso andrò a cambiare ferri e tipo di lavorazione, quindi andrò a fare una molla elastica per come ho fatto qui, una maglia al dritto ed una al rovescio. Perché vi suggerisco di cambiare qui proprio all'altezza del tallone? Perché la parte retro della calza, perché qui andremo ad iniziare la nostra molla e a terminare, ed andremo anche a chiudere poi tutta la lavorazione, quindi anche una piccolissima imperfezione che può esserci dovuta al cambio dei ferri da questa parte viene nascosta, è solo una questione estetica, quindi non c'è un motivo tecnico particolare. Per cui io ho lavorato adesso questo ferro, ora prendo con il mio ferro di misura più piccola, inizio a lavorare un dritto e un rovescio. In questo modo io vado anche a cambiare non solo la lavorazione ma anche la misura del ferro stesso. Quindi andrò a lavorare tutte le maglie
una al dritto ed una al rovescio. Quindi svuoto completamente il ferro numero 3 che prenderà e il ferro numero 2,5 prenderà il suo posto. Quindi in questo modo, lavorando tutti i ferri man mano andandoli a sostituire, avremo lavorato il primo giro di molla e sostituito tutti i ferri con un numero inferiore. Quindi questo è il mio primo. Ora sono arrivata qui al rovescio, devo riprendere con il dritto e ricomincio con il dritto, rovescio, dritto, rovescio, e faccio questo per tutti i ferri. Quindi vado a cambiare tutti i ferri, a sostituire il 3,5 con il 2,5 e a iniziare la mia parte finale del calzino. Ora li faccio tutti e 4 e vediamo assieme. Prendo il mio quinto ferro, quindi ho trasferito e fatto il primo giro con un ferro, con un gioco di ferri di mezzo numero minore rispetto a quelli che ho utilizzato finora. Adesso prendo il mio quinto ferro ed inizio la lavorazione sempre in tondo, però di una maglia al dritto e una maglia al rovescio, in modo da formare la mia molla. Una cosa a cui prestare attenzione in questo caso, siamo adesso al congiungimento proprio di tutto, abbiamo finito il primo giro, dobbiamo terminare con un rovescio e riprendere con un dritto, quindi avere un rovescio su un ferro e un dritto su un altro ferro, o viceversa, terminare con un dritto e riprendere con un rovescio, altrimenti avremo poi due punti uguali e la nostra molla non sarà proprio perfetta. Quindi adesso continuiamo a lavorare così, un dritto e un rovescio, sino al raggiungimento almeno di 5 cm della molla. Solitamente la molla viene fatta di 5 cm, io a volte preferisco proprio farla, perché mi piace di più farla 1 centimetro, 1,5 cm in più rispetto alle misure che sono consigliate. Finiamo completamente il giro, cerchiamo di fermarci con l'ultimo giro sempre da dove abbiamo ripreso, quindi qui all'altezza del tallone, dopodiché andremo a fare la nostra chiusura elastica. Ho lavorato i miei 5 centimetri e mezzo di parte elastica, quindi la parte finale del calzino. Eccolo qui, sono quasi 6 centimetri perché finisce a questa altezza, quindi 5 centimetri e mezzo abbondanti. Mi sono fermata da dove ho iniziato questo lavoro, quindi all'altezza del tallone, proprio in direzione, scusate, non all'altezza, in direzione del tallone. Adesso vado a fare una molla, una chiusura elastica, in modo da non avere poi, a parte quella riga in estetica bruttissima, e difficoltà nell'indossare il calzino, perché ricordiamo sempre che questa parte deve accogliere la punta, quindi la parte più larga del piede, e poi arrivare fino a su, quindi deve essere fatto in modo estremamente elastico. Allora, una cosa importante da valutare e da fare quando andiamo a fare una chiusura, che sia elastica, che sia non elastica, proprio una chiusura di tutta la fine del calzino, di lavorare le maglie prima della chiusura per come gli spettano. Ad esempio, questo è un dritto, questo è un rovescio, questo è un dritto e questo è un rovescio, per cui adesso lavoro un dritto, adesso qui ho il rovescio, quindi vado a lavorare il rovescio. Siccome ho lavorato la seconda maglia al rovescio, entro con il ferro in entrambe le maglie e le vado a chiudere al rovescio. Quindi passo il filo davanti, rientro con il ferro da dietro e do una sola maglia. Adesso cerco di farvelo vedere meglio perché all'inizio non è proprio chiarissimo. Ora ho una maglia al dritto, quindi riporto il filo in posizione di dritto, lavoro al dritto, prendo tutte e due le maglie e le vado a chiudere al dritto.
Ora ho la maglia al rovescio, la lavoro al rovescio, prendo il ferro sul quale ho le maglie da chiudere, lo porto sul retro dei punti che ho ripreso e vado a chiudere al rovescio. Cerco di farvelo vedere meglio. Ora qui ho un dritto, mi porto in posizione di lavoro al dritto, lavoro la maglia al dritto, entro con il ferro e lo porto di fronte a me, questo ferro, e qui vado a chiudere le maglie al dritto. Faccio il rovescio, porto il ferro sul retro delle maglie e vado a chiudere al rovescio. Farò così per tutta la circonferenza. Ho chiuso l'ultima maglia del mio primo ferro, quindi tolgo il ferro che io avevo qui sul lavoro con tutte le maglie che adesso sono state chiuse e lo metto da parte e continuo con questo ferro dove ho sempre l'ultima maglia. Adesso ho il dritto, quindi metto il filo in posizione di lavoro al dritto, prendo la mia maglia al dritto e la lavoro, porto il ferro sul dietro delle maglie e vado a chiudere le due maglie al dritto. Ora porto il filo in posizione rovescia, lavoro un rovescio e porto il ferro davanti e chiudo. Quindi anche dove c'è l'incontro dei due ferri non abbiamo altro che da continuare il nostro lavoro. In questo modo, quando terminiamo, ci rendiamo conto di come viene elastica questo tipo di chiusura e non è affatto brutta da vedere. Sono arrivata all'ultima maglia chiusa. Adesso qui, vedete, io sono proprio in corrispondenza del tallone. Qui si forma un leggero scalino, quindi io per ovviare a questa cosa adesso taglio il filo, me ne lascio una piccola porzione, non eccessiva. Infilo un ago da lana. Con questo filo, senza chiudere la maglia, mi vado ad inserire nella primissima maglia chiusa all'interno, in questo modo, così, e tiro leggermente il filo. Prendo la maglia sul dritto, quindi facendo attenzione che l'occhiolino è sul dritto, tiro leggermente e vado a chiudere la mia maglia in questo modo. Non tiro eccessivamente, ma vado, vedete, vado a formare, questo è il filo che io ho infilato con l'ago, vado a formare esattamente il cappiolino che ho nelle altre maglie. A questo punto entro all'interno di qualche maglia qui nella molla, seguendo proprio l'andamento della maglia. Se arrivo fino almeno superando la metà, in modo che mi assicuro la tenuta. Qui non si vede nessun passaggio di filo, vedete? Continuo ad entrare all'interno dei punti. Sono arrivata all'estremità, quindi dove ho terminato la molla. Adesso prendo il mio filo, la lana che sto utilizzando, e la sdoppio in questo modo. Mi aiuto con l'ago e cerco di farne due cappietti, così, ovviamente senza tirare perché poi dal dritto si vedrebbe. Quindi prendo, questo è un 4 fili ritorto, quindi io ne ho messi 2 e 2 e faccio 2 nodini, anche 3. Taglio all'estremità
sistemo in questo modo e non si vede nulla della mia chiusura. E questo è il mio calzino, la mia molla con la chiusura che è estremamente elastica, però quando io adesso andrò a lavarlo e a sistemarlo, il calzino non avrà quella poca elasticità che aveva con la molla fatto con il 3,5. Adesso questa qui io non l'ho disfatta ancora, l'andrò a disfare e a rifare con il mezzo punto di numero di ferro in meno rispetto a come l'ho lavorata, quindi questo io l'ho fatto con il 3. Vedete che differenza c'è? Quando io l'allargo comunque è molto più largo rispetto a questo che dà proprio la sensazione di elasticità, di elastico, ed anche sopra è molto elastico, anche questo lo è, però questo con questo tipo di chiusura ancora di più. Non vi lasciate impressionare dalle piccole onde che può fare qui sul bordo, ma una volta indossato non si vede nulla. Ora io vado a togliere tutti i miei marcapunto e i miei calzini sono terminati, li vado a sciacquare in acqua a temperatura ambiente con un po' di detersivo per la lana, e poi se voglio li tengo nella forma del calzino, cosa che io non faccio mai, altrimenti li piego e poi li metto quando mi servono. Ora andiamo a vedere tutti e due i calzini se sono uguali, seguendo, vedete, seguendo lo stesso numero di giri che io ho eseguito, il calzino è venuto uguale all'altro, identico. Ecco, adesso tranne per la molla, perché noi qui l'abbiamo realizzata con il ferro numero 3 e qui invece scalando del numero dei ferri. Una volta che abbiamo terminato il nostro calzino, siamo arrivati alla fine, alla chiusura, e poi voi andrete a lavarle se vorrete e magari provare e testare anche il filato, che se utilizzate questo fatemi sapere se avete dei problemi. Lo stesso farò io nel corso magari delle settimane. Non è ancora ora di portare questi calzini, però tra qualche settimana inizieremo. Io li darò comunque ai miei figli, che sono in un posto abbastanza freddino, e quindi vedremo poi se resisteranno all'usura e se manterranno sufficientemente caldo. Detto questo, noi adesso abbiamo visto la costruzione, quindi abbiamo visto tutto all'atto pratico come dobbiamo fare. Io ho pensato di fare un lavoro ulteriore e lasciarvi nel mio blog una scheda, che è questa, che io solitamente utilizzo senza tutte queste indicazioni che poi troverete. Vi ho aggiunto anche alcuni appunti, quindi io l'unica cosa che faccio, mi stampo, ho questo schema e poi ho D uguale, C uguale, B uguale, eccetera, dove mi vado ad appuntare per ogni calzino che io faccio, per ogni tipo di calzino, che tipo di lavorazione ho eseguito, quindi se ho usato i ferri accorciati alla tedesca, se ho iniziato dalla molla piuttosto che dalla punta, tutti i giri e le righe che io sono andata ad eseguire per magari raggiungere la lunghezza, insomma un po' sezionato tutto quello che è il mio lavoro. Ovviamente per voi ho cercato di dare delle istruzioni in più e in questo caso, nella scheda che voi trovate sul mio blog, che lascio qui sotto nei commenti del video, la potete andare a scaricare. Quindi potete direttamente scaricarvi questa scheda, che è relativa al lavoro che abbiamo fatto in questi video, dove vado a riassumere un po' tutti i punti salienti e tutte le informazioni più importanti che ci servono per la realizzazione corretta del nostro lavoro. Quindi quello che mi sono preoccupata di andare ad appuntare, riferendomi sempre al tutorial che vi ho fatto adesso, è il numero del calzino. Il numero prevede
la corrispondenza al numero di scarpa, quindi se io porto un 39 questo sarà per un numero 39 di scarpa, ok? Perché i calzini all'incirca hanno un range di 2 taglie nel calcolo dei punti che si devono montare. Dopodiché io vi ho scritto qui il tipo di lavorazione che siamo andati a fare, quindi ferri accorciati alla tedesca con il quale abbiamo eseguito sia la punta che il tallone, il numero totale delle maglie che sono 56 e il numero di maglie da avviare che sono quelle relative alla punta, quindi alla formazione della nostra della punta, quindi dell'avvio del nostro calzino. Se partiamo da questa parte, appunto dalla punta del calzino, io vi ho specificato che si esegue montando la metà della totalità delle maglie di cui necessitiamo. Dopodiché vi ho segnato la diagonale che abbiamo a questa altezza del calzino, quindi questa diagonale, e sarebbe questa qui, e questa corrisponde a tutte le maglie che noi abbiamo messo in sospeso con i ferri accorciati alla tedesca. Nel nostro caso avevamo 9 maglie da una parte e 9 maglie dall'altra, quindi sono un totale di 18 maglie. Per la punta abbiamo 10 maglie ed abbiamo la totalità del numero delle maglie che abbiamo avviato, quindi 28 maglie. Dopodiché dobbiamo andare a riprendere le maglie come vedete dal tutorial e seguire tutta la diagonale che noi abbiamo, quindi dalla metà alla metà abbiamo una diagonale che attraverserà tutto il corpo del calzino sino ad arrivare all'inizio della formazione del tallone. Questa diagonale varrà sia per un tallone formato con i ferri accorciati alla tedesca che per un altro tipo di tecnica. Quindi dobbiamo sempre, questa è una cosa che è importantissima, fondamentale, seguire proprio tutta la diagonale del piede. Dopodiché andiamo a formare il nostro tallone e poi proseguiamo in tondo ed abbiamo il gambaletto e la molla, quindi la parte finale. Su queste righe, se voi volete, questo prendetelo come suggerimento, potrete andare a scrivere a penna il numero dei giri che voi avete fatto dalla fine della punta all'inizio, quindi a prima dell'inizio del tallone, per cui tutta la parte che avete lavorato in maniera circolare sino ad arrivare alla formazione del tallone. Ovviamente i miei centimetri per un numero 39 sono 15 centimetri, io questa cosa ve la dico nel tutorial, quindi tutte le informazioni che io vi do prendetele da lì e magari appuntatevele su questo schema. Dopodiché i miei centimetri andateli a trasformare in righe. Perché? Perché la mia tensione, come ho sempre detto, e forse sono noiosissima, è differente dalla vostra, per cui io ho fatto in questo caso 50 giri in lavoro circolare, ma non è detto che voi ne facciate 50. È possibile che ne facciate 48 o 55 e quindi per avere poi il secondo calzino identico al primo è bene che voi lo scriviate qui sopra, perché se voi avete l'accortezza di lavorare con gli stessi ferri, le stesse misure e le stesse righe con le quali lavorate il primo e andrete poi a lavorare il secondo, avrete 2 calzini identici. Potrebbe esserci una lievissima differenza dovuta alla tensione se voi un calzino lo fate per esempio questa settimana e un altro tra 3 settimane, perché nel corso dei giorni può cambiare la tensione della nostra mano dovuta al freddo, al caldo, a una maggiore sudorazione, a una maggiore secchezza delle mani, a un rigonfiamento delle mani, a dei piccoli fastidi, a qualsiasi cosa. La tensione ha delle variabili grandissime. Quindi se voi fate il calzino, ne fate uno e fate il secondo in un giro di tempo ristretto,
avrete sicuramente meno probabilità che abbia delle differenze. Ecco, dopodiché ho pensato di lasciarvi qui uno spazio bianco dove potete utilizzare il filato che potrete utilizzare per appuntare il filato utilizzato e anche i ferri utilizzati. Questo ovviamente è qualcosa che io ho voluto fare in più. Se poi voi o a qualcuno può interessare, vi lascio solo il piedino con tutte le, magari con le lettere e tutte le righe, in modo che dopo questi spazi voi li andrete a riempire man mano a seconda delle vostre necessità. Io intanto adesso questo lo lascio sul mio blog, quindi potete andare lì sul blog, ve lo potete scaricare, è un PDF, e poi magari per la prossima costruzione ve ne lascerò uno in bianco solo con delle lettere e degli spazi, magari delle righe, dove voi potrete andare ad appuntare tutto quello che vi può interessare. Ovviamente anche questo è un mio modo personale di lavorare che io sto condividendo con voi, non voglio assolutamente farlo passare come qualcosa di tecnico che deve essere seguito alla lettera, quindi è un mio modo di lavorare, una mia personalizzazione degli appunti che io prendo, perché è vero che tantissime cose le scrivo in formato, le scrivo proprio a penna sul mio libricino che adesso vi faccio rivedere, il mio libricino dei progetti dei calzini, nel quale poi vado ad appuntare. Questo è il secondo che sto utilizzando, quindi questo è tutto in inglese, e vado a prendere i miei appunti. Ovviamente qui poi c'è qualcosa che va modificato, e quando io ho necessità di riproporre a qualcun altro un modello piuttosto che una scuola di calze o delle indicazioni precise su delle misure prese magari su qualcosa fatto su misura, propongo questo tipo di schema, ovviamente senza tutti questi appunti che io vi ho lasciato, che penso possano esservi utili. Io lo spero di esservi stata di aiuto. Detto questo, questa è la nostra prima parte di diciamo, questi 3 video sono la prima parte di una serie di video che io voglio farvi, perché come dico sempre il calzino è un lavoro talmente vasto, a chi piace poi questo tipo di lavoro, talmente vasto e talmente combinabile in termini di si presta molto alla combinazione di tante tecniche. Quindi la punta si può fare in un modo, il tallone in un altro, si possono fare delle lavorazioni, si può iniziare dall'alto, dal basso, addirittura c'è chi inizia dal tallone con una sorta di spirale. Ci sono tantissime tecniche da poter utilizzare, quindi io capisco che questo tipo di video può essere rivolto a una nicchia di persone che si interessano a questo tipo di lavorazione, però credo che chi voglia fare un calzino semplice questa sia la soluzione migliore, ovvero partire dalla punta con i ferri accorciati alla tedesca, punta, tallone, e poi andare a finire utilizzando il filato. Nel prossimo tutorial spero che non esca poi così tardi, perché comunque ho tantissimi progetti ancora, e ne ho uno importantissimo per me da terminare, scusate. Vorrò farvi vedere la lavorazione con i ferri circolari, perché adesso abbiamo analizzato questa tecnica con i ferri, con il gioco dei 4 ferri. La prossima vedremo la stessa tecnica, quindi mi soffermerò solo sulla lavorazione con i ferri circolari. Dopodiché la cosa interessante sarebbe andare a vedere la lavorazione con un unico ferro e lavorando 2 calzini alla volta, perché lì si inizia un lavoro, si finisce e abbiamo il nostro paio di calzini. Io spero di esservi stata utile, spero di aver spiegato tutto in modo chiaro e preciso. So che sono stata lunghissima, ma ci tengo molto alla parte tecnica, tra virgolette, perché mi piace spiegare dall'inizio alla fine come
come io ragiono, poi voi potete adottare lo stesso mio metodo, ma non è detto che vada bene per tutti. Però credo che dietro a un progetto ci sia un ragionamento, quindi non solo un atto manuale, che è bene condividere con chi vuole approfondire e con chi si vuole approcciare a questo tipo di lavoro. Io vi invito, se avete la possibilità, di lasciarmi un like, perché comunque mi aiuta e aiuta anche il mio canale. Non chiedo nient'altro, solo un like, e magari se volete avere notizie sui prossimi video vi iscrivete, attivate la campanella e vi arriverà una notifica. Lascio quindi questa scheda sul mio blog, se volete l'andate a scaricare da lì. Seguitemi sui gruppi, qualsiasi cosa è poco chiara, qualsiasi domanda volete farmi potete commentare qui sotto, scrivermi, c'è l'email, molti lo fanno, mi scrivono per email. Che dirvi di più? Ci vediamo alla prossima, ciao e grazie a tutte.